mentre le donne parlano perché fanno le zabette, salutiamo, benvenuti sul canale. Allora, sì, veramente. No, ci sono le zabette che parlano dietro, però oggi siamo in indagine col FEG, che sono dei ragazzi splendidi. Là c'è Fabiana e qui c'è Giovanni. Ciao! Quindi adesso andiamo a mangiare, perché vabbè, Lara è qua ovviamente. C'è Lara. E adesso andiamo a mangiare, poi iniziamo la nostra prima collaborazione e spero non ultima. Ok, a più tardi. Ciao, ciao, ciao. Ok ragazzi, avete visto in presentazione, oggi non siamo da soli, siamo con i nostri amici Fabiana e Giovanni del FEG e ci hanno portato in un posto interessante, entrambi noi due, come si direbbe, entrambi noi due siamo molto appassionati sul discorso streghe, ma abbiamo saputo che anche i nostri amici del FEG lo sono, per cui insomma abbiamo fatto 1 più 1 e siamo venuti insieme. È un luogo particolare, siamo, ripeto, nel Novarese, in un bosco completamente. Noi abbiamo appena visto 2 cervi. Sì, esatto. E qui si parla appunto di apparizioni di streghe, insomma, qui venivano, a quanto pare la storia ci racconta, a fare dei sabba, no? Queste donne. Sì, andiamo alla ricerca di un masso erratico, quelli che venivano trasportati dai ghiacciai, che poi sono stati lasciati nel mezzo del nulla. E che veniva usato come altare, Esatto. o comunque come punto di riferimento per l'incontro delle streghe, diciamo così, dei sabba. Quindi vediamo che energie ci sono in questo posto. Sicuramente all'alba delle 11:20 in un bosco sapete che insomma si può trovare solo buio e cagotto, quindi è il caso che adesso se i nostri amici vengono perché stanno montando le loro attrezzature. Eccoci! Dov'è? Venite. Giovanni, Fabiana è più piccolina ma la troviamo. Ecco, quindi la prima cosa che diciamo è iscrivetevi al loro canale perché sono splendidi. Grazie. E devono crescere tantissimo. Ok, entriamo. La macchina là. Che c'è Lara? Ho sentito strusciare qua in mezzo. Mi sa che i cani ci sentono. Oh, niente, stai tranquilla, non c'è niente. Si sentono gli animali. Se siamo andati sul Palodina possiamo star qui, guarda. Allora ragazzi, pochi passi nel bosco e Qualcosa che non va. il K2 si muove, sia di Fabiana. No, si è spento. Si è tarato, Va. No. Vedi? Sì. Vedi Corrado? Eh sì, lo vedo, sto riprendendo. Oh, no, vabbè. Ma cos'è? C'è a 3, quello di Un Fabiana. attimo, guardate. Ci sono delle case. Delle case qua. Ok. Noi dobbiamo andare di qua? Sembrava facile.
l'ho detto anche a Fabiana, quando sono venuto qua a fare il sopralluogo, ieri pomeriggio, no, l'altro ieri pomeriggio mi pare, c'era ovviamente sole, cielo limpido, azzurro, era come se stesse piovendo. Cioè si sentiva proprio gocciolare, ovviamente Ma non infatti cadeva la acqua, però. sensazione è quella, che ci siano come le goccioline che scendono. Vediamo se arrivando là. Però è Ma che roba! Illumina. Su. Cioè se potesse... Se non è una lettera allora è un 8. No, perché qua il Sembra- lato destro è... il sinistro è Ok. dritto. Allora da vederla così con la luce della torcia e Sembra tutto, una B, è una B, agli infrarossi. Mi A sembra- me sembra una una B. B. Di qua c'è un'altra cosa ma non capisco che cos'è. C'è un cerchio sopra e un triangolo sotto. Cavolo. Cerchio sopra e triangolo sotto. Un ovale in orizzontale e un Tori, triangolo prendilo sotto. tu perché... Aspetta. Dammi la torcia che così... Vabbè. Allora, non so se si riesce a vedere. Aspetta. Non so se sì, forse un pochino sì. C'è un ovale, tolgo la torcia perché un ovale sopra e un triangolo sotto. È strano. È strano. Tieni. Ragazzi, abbiamo trovato il masso erratico. Mamma mia, è spropositato, è enorme. Non so ragazzi se con la luce si riesce a vedere la grandezza, ma vi assicuro che è devastante, è enorme. Sono le felci che crescono. No, ho sentito un rumore. Io adesso attivo No. lo zoom, ma più che altro lo Sì, attivo sì, solamente per una tranquilla. questione di rumori, magari si Sì, possono ambientali, arrivare a certo. qualcosa. Mamma mia, ma è enorme. Io faccio un check con i miei compagni. Fabiana, sei tranquilla? Sì, stranamente Tranquilla. tranquilla, poi vediamo tra 5 Ah, minuti. beh, ovvio, però per ora sì. Ok, Lara? Sì. Sono tranquilla, ma mi ha dato un senso di maestosità. È devastante, Cioè, enorme. mi ha zittito, non so Sì, come sì. dire. Gio, tranquillo? Allora, ero più tranquillo di quando sono venuto. Per i fatti tuoi l'altro ieri? Sì, che vabbè era Beh, giorno. anche giorno, Sì, ovvio, sì. Sì. Però, vabbè, è bello essere qua Assolutamente adesso. sì. A me dà un senso, visto che ognuno ha detto la propria, a me a parte il discorso cinghiali eventualmente, quindi i rumori del bosco, mi dà un senso di pace, fondamentalmente. Esatto, è quello Sì. che Mi fa stavo dicendo. sospirare, Sì, Sì. no? Questa cosa grossa qua. Io accendo il rampo adesso. C'è anche un buon silenzio. No, non sta in piedi. Stiamo cercando di accendere il REM-pod, ragazzi, però non può stare sdraiato, sennò ovviamente picchia l'antenna sulla... Io sono in rec con lo zoom. Ok? Zoom, tasca, Sì, Fabio ha scusate. portato lo zoom anche per scongiurare eventuali rumori strani. Ok, c'è qualcuno in questo bosco che ci ha seguiti o che ci ha intravisti? Siamo venuti a cercare una leggenda di base, però è anche vero che in queste zone le streghe hanno fatto un pochino la storia, donne maltrattate, donne che erano messe ai margini solo perché avevano il dono di magari maneggiare le erbe. Noi siamo qua in pace, Assolutamente sì. siamo qua con assoluto rispetto per il luogo e per le eventuali entità che sono ancora legate a questo posto.
Abbiamo 2 strumenti messi sul sasso. Scusate, sono io. Ah, sei tu, ok. Sì. E poi c'è un altro strumento nero con l'antennuccia. Se ci passate vicino suona. Voi non li conoscete, Esatto. voi non potete sapere che cosa sono, ma vi assicuriamo che non fanno nulla di male, non sono armi, non fanno nulla di male, sono un modo per noi di poter trovare un contatto con voi. Noi non vi sentiamo, noi non vi vediamo, a meno che voi non lo vogliate. Ma se volete darci prova della vostra presenza, questi oggetti, queste cose vi possono Far da aiutare. intermediari. Esatto. Non abbiate paura. Noi sappiamo che qua si riunivano. Che bello. Scusate, ma che bello. Sentite. Sì. Questo è un cane? No, questo cic. Tu cosa senti, Fabi? Allora, io sento un continuo, tipo, per farvi capire, scricchiolio. Ah, Quello che ok. sentiamo anche noi. Ok. Sì, sì, Io non l'ho sì. sentito però. Non lo senti questo cic? Come se stesse piovendo. Come No. se stesse Ah, piovendo. sì. Sì. Esatto, le gocce. Sì. Io Bravo. non lo sento nel modo delle gocce, ma lo sento Certo. proprio come uno scricchiolio. Vabbè, tu sei amplificatissima. Però è un continuo. Ma infatti la cosa poi è cominciata in principio, non adesso. Un maggiolino gigante. Noi sappiamo che qua si riunivano persone per effettuare riti magari anche pagani. La presenza di questo enorme sasso, enorme masso, in un posto dove non dovrebbe essere, è una cosa eccezionale. Quindi probabilmente veniva utilizzato come altare, presumo, no? Sì. Come altare, come punto di riferimento per funzioni. E si dice anche per gli incontri delle streghe. Ora, io personalmente non credo che esistano le streghe, credo che siano esistite donne che per quello che facevano sono state Ingiustamente giustiziate. Esatto, ingiustamente giustiziate. Io sto cercando una di queste persone, una di queste donne. Non so se questo è il posto giusto, ma io cerco Antonia. Antonia, se ci sei, se mi puoi ascoltare, io conosco la tua vita, conosco ciò che ti è successo e se tu sei qua, sarebbe bello che ci lasciassi un segno, qualcosa. Allora, io sento continuamente rumori, ma può essere che siano... Esatto, anche qua. Però può essere che siano animali, Sì. Non capisco cos'è questo... Non capisco cos'è questo... Non capisco cos'è questo... Non capisco cos'è questo... Tu tranquilla, Fabi? Senti? Io tranquillissima. A me Tranquilla. verrebbe No, nel senso voglia- alle orecchie. Io Tutto... sono... Ok. Sì. A me verrebbe voglia di fare una cosa, ma so che è irrispettosa. Sì, vi sa dire? Sì. Stavo pensando Anch'io. ma onestamente non... Allora, si dice che
salivano e si sedevano Ok. sopra, tanto che sopra ci sono le scalfitture Ah, e le coppelle dove venivano usati come recipienti sì. per le offerte, Ah, e le scalfitture erano probabilmente usate come canaletti per far scorrere liquidi. ma pensa te. Ok. Qua appena di qua c'è proprio la salita, Perché qua Se no, allora così. potremmo anche fare una cosa. io dopo E lì c'è proprio una coppella. Almeno sedermi qua. Quella è una. No, più che altro secondo me quindi magari donne Fanno salire noi? Ci sono ancora i segni della scalfittura. Esatto, non ha detto una brutta idea Fabiana. Voi due che siete donne, magari è più utile che saliate voi, sempre che non vi facciate male, eh? Sì, occhio perché c'è Perché se scivola un piede... guarda là, all'occhio. quella lì è una coppella. Quella lì. questa? Sì. Vedi ancora i segni delle delle scalfitture sotto, no? Sì, sì. Ah sì? Allora. Se io lascio giù lo zaino? Lascialo Guarda, io giù l'ho messo Lara. lì- Lascialo lì alla pianta dove l'ha messo giù. Allora, cronaca, ho 66. Porca vacca. Era Giù di 100. brutto. è andata giù tanto. Dammi la tua Lara. Grazie Carrano. Ok ragazzi, allora sono su insieme a Fabiana. Sì, proviamo. Allora, io direi di trovare magari un'altra sorta di Coppella. coppia. Sì, esatto, secondo me. O a meno che ci potrei. Là cos'è che c'è, scusa? Ho visto un qualcosa di rosso. Dove? No, vabbè, Ah niente, no, immondizie, no, 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 immondizie, no, purtroppo è. Sì, ok. Io direi a sto punto di metterci magari qua. Sì, aspetta un attimo perché qua ci sono dei segni, non so quanto siano. Ma insomma. Beh, sembrano comunque intagliati, Sì, sì, assolutamente. Quindi cioè, magari Assolutamente. proprio tipo cioè ricercati. O che era qualche simbolo, qualcosa, boh. Allora ragazzi, come vedete qua c'è lo strapiombo, il masso ovviamente. linee intersecate da altri. Sì, Sì. Sembra quasi una griglia. Sì. Sembra quasi una griglia. Però mi sembra talmente... È molto recente. Sì, esatto, perché è troppo perfetta. Allora, noi abbiamo avuto un minimo di, come dire, timore a salire, più che altro, non so, una sorta di rispetto che abbiamo addotto. Però poi ci siamo dette, siamo donne, magari il masso ci riconosce come le donne che un tempo venivano qua a C'è qualche fare- donna qui con noi? Aspetta, proviamo a sederci un attimino. Io qua mi sono portata vicino a noi Il K2. nel caso. C'è qualche presenza di donna qui vicino a noi? Noi siamo salite con assoluto rispetto. Sì, Non vogliamo mancare a nessuno di rispetto, però pensavamo di fare una cosa. Avevo sentito il rumore ma non. Antonia, ci sei? O magari c'è qualcuno che conosce Antonia?
C'è una farfalla. Io ho sentito un bisbiglio. No. Un bisbiglio? Sì, però loro sono in silenzio. Hai riconosciuto quello che è Qui si stato... sentono le gocce come dicevate giù. Sì, sì, ma si sentono dappertutto. Cioè, gocce, io le chiamo gocce, ma Sì, no, non capisco che cosa possa essere. Ma c'è qualcuno sugli alberi? Qualcuno si sta nascondendo sugli alberi? Non capisco che cosa. Mi fa venire in mente qualcosa. È come degli insetti che fanno qualcosa, Sì. per cui Sì, non... o sono insetti, qualche cosa che sì, un qualcosa del genere. Perché è impossibile che è così continuo. Le cicale che di notte. poi sono vicino qui, ce l'ho dietro di me. Prova a fare un giro intorno al masso. Non c'è proprio nessuno, non c'è proprio nessuna energia qua che si vuole mettere in contatto con noi? Abbiamo uno strumento che suona messo qui. Se volete passarci vicino, lui suona. Veniamo, cosa faccio? Scendiamo? Veniamo giù oppure ci mettiamo più vicino a voi? Forse meglio. Ci andiamo a mettere là? Sì. Ce la fai? Sì. Vi faccio Sono stata io, eh? Ah, ok, a fare Ci quel vedete? gesto. Sì, Ah, sono ok. stata io. Ci vedete? Sì, sì. Allora, siamo in questo posto incantevole, sopra qualcosa che mi questo punge il masso erratico, dove si dice che venivate a fare i sabba. Noi cerchiamo delle donne che furono chiamate streghe impropriamente. C'è qualcuno che ci sta rispondendo, oppure qualcuno ci può dire a cosa corrispondono questi rumori? Gio è sparito? Sta facendo il giro Ah, qua ok. dietro. Alla tua sinistra. Porca vacca, Ti sei girato? dove c'è Giovanni? Io avevo visto una luce lì. Eccolo. Ma Eccolo la mia sinistra qua. è qua, no? Quella era a destra. Alla mia sinistra cosa c'è? Il mio amico è andato a destra, no a sinistra. Cosa dobbiamo cercare a sinistra? C'è qualche pericolo? O qualcuno che ci ascolta? O ci vede? Siamo con qualcuno? Siamo in compagnia? A me viene infine il dubbio che stia piovendo, ma non piove. Ma sentiremmo le gocce, vabbè Infatti, che è pieno di siamo pieno. coperti da un cappello di No, ma lo piante, sento. però. È come se stesse, non so se voi riuscite a sentire, è come se stesse piovendo, però Non piove. non piove, non ci sono... Cioè, è come se scendesse una pioggerellina lieve lieve, ma non sentiamo gocce. È vero che siamo coperti dalle piante, però. Allora, sì, mentre bravo. voi parlavate stavo cercando un attimo di capire perché mentre tu stavi facendo la domanda io ho sentito come un canto, però io voglio lo voglio riascoltare sì, perché non sono riuscita a capire. beneficio del È come se avessi sentito no, una cosa del genere, Ok. però non voglio dire, metto vabbè, il punto di bisogna- domanda. Sì, certo, certo. È lì perché va sì. riascoltato, certo. Il K2 dov'è? È lì.
Ah, È ok, qua. magari lo... C'è qualcuno che sta cantando? Una mia amica ha sentito cantare. C'è qualcuno che sta emettendo dei suoni? Una melodia? Era un canto. Era un canto. Era un canto. Era un canto che qualche donna faceva quando veniva qui? Un canto propiziatorio? Non parla. Strano che non dica niente. Proviamo a fare dei nomi. Antonia, abbiamo chiesto Abbiamo chiesto a Antonia C'è prima. Antonia qui? La donna che stiamo provando a cercare? E di cui sappiamo la sua storia? Ho sentito anch'io. Hai sentito? Quel- Eh, Davvero? Io adesso sì. non l'ho A sentito. orecchio nudo. Di Adesso là, non l'ho sentito. Alla tua onesta. sinistra. alla mia sinistra. Alla tua sinistra. E infatti io sto puntando di là. Di là, ho sentito Un canticchio. Chi c'è Sì. qua che sta cantando? non. Non è un canto? Non è... No, non... stavolta l'ho sentito a orecchio nudo. O non ragazzi. andare mentre io mi stavo dirigendo. O Ah, non andare là. ok, o non andare. Io ho sentito ancora. Hai L'ho sentito? sentito ancora, l'ho sentito anch'io. Ho sentito... Esatto. Però sembrava quasi un ultrasuono, ma non riesco a capire. Boh. Però l'ho sentito netto, a orecchio nudo, quindi Non sono sicuro. non sono sicuro. Voi l'avete detto non sono sicuro, l'ho sentito non sono sicuro, non è... Non siamo sicuri, certo, non possiamo esserne sicuri. Qui è pieno di rumori causati dal bosco, ovviamente. Non sappiamo se ci sono animali. Qualcuno ci sta guardando? Cos'è quel canto che abbiamo sentito io e Fabiana? E anche Giovanni? Sono proprio qui. Ah, Bene. ecco. Ok. Ragazzi. Allora, se sei qui, abbiamo tanti strumenti sul masso, 2 palline, un aggeggio con l'antenna nera che suona, oppure 2 strumenti, uno nero e uno grigio, che si illuminano. Se volete passarci accanto, brillano, si illuminano. Se sei qui, presentati vicino a noi. Corrotto. Corrotto. Non puoi avvicinarti perché questo è un luogo sacro? E tu non sei... Cioè, 50% di batteria. la batteria della torcia che è andata giù, adesso... Bisogna accenderne un'altra. Io ho una falena sul braccio che non va via. Sì? Sì, Ti ricordi cosa ci avevano detto? sì, è un buon segno comunque. Io la lascerei lì per un dice attimo. che- No, se no, non ma a ti me dà non dà fastidio. fastidio. Siano spiriti protettori. Sì. Più che Interessante. altro farfalle, c'è stato detto. Statue. Statue. Beh, allora, con Statue. la versione romanzata o la versione 2.0 può farci dire che questo sasso sembra quasi una statua perché è un ammasso. È un enorme sassi. O il cippo anche che ha visto Lara. Esatto, ci sapete dire che cos'è quel cibo che abbiamo trovato lungo il sentiero? Qui c'è un'altra farfalla comunque. Sì. Sì, sì, ce ne sono. Beh, ovviamente sono attirate dalla luce, ma questa ce l'ho proprio qua sul braccio, Fissa. Sei tu? Per caso è Infatti,
Infatti, Ah, non ci credo. sei tu, infatti, ne ho un'altra in testa, tu che mi vedi. Madonna. Ok, allora se sei tu sotto forma di animale, in questo caso di farfalla, ci puoi ulteriormente convincere facendo illuminare i nostri strumenti che abbiamo qui? O ti chiediamo troppo? Oppure puoi parlare, Io Esatto. ho uno strumento che mi permette di sentire bene la tua voce se ti va. Esattamente. Ha un registratore la mia amica che ti sente molto bene se... Medicinale. Medicinale, Irrispettoso. irrispettoso. Cos'è irrispettoso? Perché sì. siamo saliti sul, Sì. sul masso? Sai che ci stavo pensando? Ma medicinale è tanta Medicinale. Medicinale sì. roba, è tanta roba Si- medicinale. anche perché si dice che loro comunque erano donne Erano che- delle guaritrici. Erano anche. guaritrici. allevatrici, guaritrici con erbe, Certo. Certo. unguenti. A cosa ti serve quel medicinale? Aspetta, mi sta venendo in mente un'altra roba. Poi ha detto irrispettoso. È stato irrispettoso quello che ti è stato fatto, che vi è stato fatto? Puoi essere più precisa, per favore? La mia amica ti ha chiesto se siamo stati irrispettosi. È per caso così? Devono scendere le ragazze dal sasso? Ti danno fastidio? Chi è lei? Chi è lei? Chi è lei? Quale delle due? Siamo in due. Pericoloso. È Pericoloso. È pericoloso stare qui per noi due? È andata via. No, ce l'hai ancora in giro. È qua. Adesso si è fermata lì. Loro sono Fabiana e Lara. Però è strano che si sia mossa quando ha detto è pericoloso. Sì, è pericoloso. Io, Sì, Lara, l'ho- sì, Mm, sì. È pericoloso per noi due stare qui? Perché magari a qualcuno può dar fastidio? Devono scendere dal masso? Non è un problema, scendono subito. Se vi danno fastidio. Fateci capire se possiamo Esatto. stare qui Sì, 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 o se esatto. dobbiamo scendere. Dacci un'ulteriore conferma, esatto, come dice Lara. Un'ultima conferma e poi loro scendono. Se è questo il motivo. C'è qua uno strumento con la lucina verde, magari è uno strumento più semplice Esatto. da utilizzare comunque per farci capire. Indietro. Indietro. Quindi scendiamo? Mm, Io ne ho messo uno qua dietro, Ho messo il K2 di dietro. Adesso. indietro. Cosa facciamo? Cosa intendi? Mm, Cosa intendi per indietro? Sii più chiara. Dobbiamo magari scendere. Io e Fabiana dobbiamo scendere dal masso? Indiscutibilmente. Dobbiamo Dobbiamo scendere. scendere. Ok. Ok. Noi Se fanno una non... Sì, prova. esatto. Aspetta, più che altro no, tienimi. Per voi. Esatto, come vedi abbiamo obbedito. Abbiamo obbedito. Ti va adesso magari di dirci come ti chiami? O... O chi eri? Esatto. Però quando hai detto Antonia ha cominciato a parlare e la farfalla è arrivata. Sì. Sei per caso Antonia? Antonia ha una storia incredibile da raccontarci. Noi la sappiamo, Fabiana e Giovanni un po' meno. Volete dire qualcosa a loro due? Restituiscilo. Cosa? Tipo strano. Accanto a me. Madonna. Restituiscilo, tipo strano accanto a me. Non posso parlare. Non puoi parlare, non puoi parlare perché c'è qualcun altro che ti proibisce di parlare. Tipo strano accanto a me, non posso parlare. Esatto, esatto. Chi c'è vicino a te? Lara, però perdonami.
questa Antonia, Esatto, tu prima mi avevi sì. accennato che a lei piaceva uno Ah. viandante. Sì, Bella bravo, roba, esatto, è vero. sì, sì, sì. Inginocchiarsi. Inginocchiarsi. Lei si era innamorata di un vagabondo, quello che venivano chiamati. Che c'è? Voi eravate immobili, vero? Sì. Ok, io ho sentito un passo. Antonia, sei tu? Annoiato. Ho visto una luce, Dove? spero di averla ripresa, tra il sasso, la fine del sasso e l'albero storto. La lucciola? Allora qua, vado, la faccio vedere anche a tutti. Qua, vedete quest'albero storto? Ah, ok, E questo è il sasso. In mezzo tra uno e l'altro ho visto una luce rossa. ok. Però non so cosa possa essere, magari, magari è stato il riflesso di una torcia, Comunque, però era rossa, noi abbiamo le torce bianche. È strana sta roba qua, dietro si vede. Se l'ho beccata abbiamo fatto Nessuno lo sa. cioè se l'ho beccata abbiamo fatto bingo, Non lo so se l'ho beccata. Era qui, a questa altezza. Dalla parte Qua. da dove sentivamo. Non puoi capire. Calcolo, non puoi capire. Ci sta dando comunque degli Degli indizi. È cazzarola. Sì. Sì, Allora, adesso Lara prova a raccontare ancora la storia, vediamo se smuove qualcosa. Allora, la storia di Antonia Sei malato. è una domanda. Bianca. Bianca. Allora, Antonia era una bambina orfana, un'esposta, una di quelle bambine che è stata lasciata nella ruota degli esposti presso un convento ed è cresciuta in questo convento. Ha vissuto situazioni un po' particolari perché era in mezzo ad altre bambine, le suore Sul tavolo. sul tavolo. Le suore spesso erano severe, erano cattive. Poi un giorno una coppia l'ha adottata e le ha voluto un gran bene. Perché me lo chiedi? Sto raccontando la storia di Antonia. Le ha voluto un gran bene questa famiglia, questa coppia di contadini di queste parti che coltivava riso. L'ha cresciuta proprio come se fosse la loro figlia. Antonia è cresciuta ed è diventata una ragazza stupenda, una ragazza bellissima, aveva tantissimi pretendenti ed era quasi promessa ad un signorotto locale, il Don Rodrigo della situazione. Però lei si era innamorata, dicevo prima, di un... porca vacca. Proprio un ramo spezzato. Sì. Siamo spezzati. Però vedi che stai continuando a muovere, Sì. Vai avanti. Lei si era innamorata di un camminante, ovvero di un vagabondo, di uno di quelle persone, di quei ragazzi che si spostavano di paese in paese, soprattutto durante il periodo della raccolta del riso, per trovare lavoro. E si incontrava con lui nel bosco. Alla gente questo non piaceva, cominciarono a parlare male di lei e fu tacciata di essere una strega, finché venne arrestata e fu condannata al rogo. L'unica persona mancante. L'unica persona che ha avuto pietà di lei, Passi. sì, l'unica persona, oltre ai suoi genitori adottivi che le hanno sempre voluto bene e le hanno sempre creduto, l'unica persona che ha avuto pietà di lei è stato... Puoi sentirmi. Noi sentiamo tanti rumori, è stato il boia, perché prima di accendere la pira del fuoco le ha dato per pietà qualcosa da bere in modo da stordirla, in modo che lei non capisse che il fuoco la stava... Camera da letto. che il fuoco la stava prendendo completamente.
Questa storia è una storia vera, è raccontata in un libro che si chiama La Chimera di Sebastiano Vassalli e narra proprio la storia di Antonia. Che ha vissuto in questi che ha posti. vissuto in queste zone ed è stata veramente condannata per stregoneria, per qualcosa che non aveva Quando è successo? tanto tempo fa. È successo tanto tempo fa, nel periodo dove le donne venivano ho sentito urlare. Antonia, se sei tu o chi per te, quando è successo questa cosa, riesci a dirci, a quantificarci un tempo? Sai di essere morta? Chiavi. Chiavi. Ti servono delle chiavi? Hai bisogno delle chiavi? Dove devi andare? Adesso mi sta venendo un po' d'ansia, non so perché. Io volevo usare il libro. Sì, allora io ho un'idea, se mi cagate un attimo. Dimmi. Allora, il libro lo fate voi due, una domanda per uno. Siete donne? Va bene? Sì, Ok. Va bene. credo che ci sia più affinità. Tra l'altro mi pare di aver visto un'altra di quelle, prova a puntare intanto che fai. Ok, proviamo quest'altro tipo di comunicazione. Questo è un libro. Dovreste in qualche modo riconoscerlo. Ci sono tante parole qua nel libro. Potete scegliere quella che volete e usare me e Fabiana per scegliere quella parola. Volevo sapere... Rumori strani, ragazzi. Sento proprio... Andiamo avanti. Quello che volevo sapere è se qua c'è qualcuno, se c'è la presenza di qualcuno che è già passato di qua. Io cerco Antonia, ma potrebbe esserci qualcun altro. C'è qualcuno qui? Giunta, come per dire, sono arrivata. Benissimo. Potresti dirmi chi sei? Sei fuori fuoco. Oh. Contiene. Giunta e contiene. Vuoi fare tu? No, la domanda, sì, è lo stesso. Vai, continua tu. Ah, puoi fare una domanda tu, Fabi? Allora, è arrivata e contiene. Sei arrivata contiene qualcosa. Con che cosa sei arrivata qui? Con cosa sei arrivata qua? Cicatrice. Ok, io posso avere... È arrivata qua con un dolore. Ah! Magari è arrivata qui Per poter chiedere... per poter chiedere un qualcosa. Comunque è arrivata qua con un dolore, magari ha chiesto un qualcosa. Giovanni ci ha detto che qua venivano le donne che non riuscivano ad avere bambini e che quindi questa pietra per loro era considerata sacra e chi veniva qua aveva più speranza di poter rimanere incinta. In questo senso, chiunque tu sia, desideravi avere un bambino che non riuscivi ad avere? Conosco donne. Conosco donne? Il dito è caduto su conosco, Subito dopo. però c'è donne, come per dire, conosco donne che venivano sono qui. venute. Sì,
magari potrebbe essere che lei è una presenza qui, magari non ti vuole parlare di lei, ma magari di vuole altre parlare donne. di altre donne. Ci puoi dire chi sei? Qual era il tuo ruolo qui? Ottima domanda. Desideri. Mamma mia. Però ragazzi. Cioè, sta parlando, ragazzi. Desideri. Donne, desideri, altre donne, insomma. Magari Tu eri qua e ascoltavi i desideri delle donne che venivano e che avevano delle cicatrici, che avevano delle angosce, avevano dei dolori. Eri una specie di sacerdotessa? Caduto sul bianco. io sto pensando una cosa però. Dimmi, che dici? Secondo me magari potrebbe anche essere che non è una presenza proprio a livello come se una volta fosse stata una persona, ma qua c'è un'energia. Esatto, sì, anche in quello. generale, Tipo capito? un'energia Quindi senziente. Il classico spirito della foresta, sì, no? sì, lo spirito della natura, lo Esatto. di madre natura, secondo me potrebbe anche essere quello. E Ok. mentre Ha ragione stavo Fabiana? Ha ragione Fabiana? Sei lo spirito di questo posto? L'energia di questo posto? vuoto, Vuoto. ci sta anche come risposta il vuoto, eh. Come fai a decifrare un'energia? Puoi farci capire meglio? Perché la tua non risposta non ci aiuta. Siamo sulla strada giusta? Baciandola. 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 Beh, qua mi viene in mente Antonia. No, però baciandola al femminile. Un po' Baciandola, forzato. sì. Baciandola io la vedo anche come risposta positiva, È quindi un po' affermativa. vaga, è un po' vaga però, baciandola. Fai una domanda, Fabiana? Allora, io ne ho una. Vai. Visto che prima stiamo cercando di capire se c'è Antonia o comunque, come hai detto te, forse stiamo parlando con uno spirito un po' ancestrale, no? Esatto. Allora, qua abbiamo degli altri nomi di donne che hanno frequentato questo posto nei posti più vicino. Magari, proviamo a vedere. Allora, io provo a fare la domanda. Domenica, Mattea, Comina, Bertolina, Bernardina. Sei una di queste persone di cui ho detto il nome? Hai sentito i nomi che Giovanni ha detto? C'è qualcuna di queste donne qua? Chiave. Anche prima è anche uscito prima. chiave. Chiave, è uscito Chiave. anche prima. Come soluzione, no? È la Chiave è chiave. uscita nel libro o No, nel generatore. Chiave? Nel E generatore ti di sta fuori parole anche nel e libro? anche adesso. Come se fosse La chiave, la di un chiave, la qualcosa. soluzione. Sì. I nomi, sono sempre i nomi, I nomi. riguardanti i nomi. I nomi. I nomi. Che importanza hanno questi nomi? Cosa sono per te questi nomi? Leva. Una leva? Una spinta? Un qualcosa che porta in alto? O levare? Puoi essere più specifica? Io ti parlo a te come se tu fossi uno spirito, un'entità femminile. Puoi essere più specifica per farci capire? Sollecito. Sento Corrado silenzioso. Dovete farle voi. Le donne forse sono le più indicate in questo senso. Mi sembra quasi di entrare in un campo che non mi appartiene.
Anzi, io mi sento quasi... Un po' un intruso. Sì, no, mi sento quasi in colpa perché poi è stato l'uomo che ha fatto quel che ha fatto. Beh, gli uomini in generale, perché anche Sì. tante donne Anche non tante sono... donne andavano contro Esatto. donne. No, no, quello sì, però... Forse erano Esatto. le donne che per gelosia, perché brava, vedevano più esatto. belle le altre, Sì, perché sì. cioè, Ok, allora, visto fa che la RAD piacere? mi ha sbloccato, ne faccio una anch'io. Allora, molto Ho terra sentito un terra. Eh? Ho sentito un verso. Verso? Buh. Poi verifichiamo. sì. Allora, se noi siamo qui tutte e quattro a cercare voi, in qualche modo siamo in pericolo? Madonna mia, che tocco. Groppa. Groppa. Ne faccio un'altra. Sapete di essere morte e sapete che vi hanno fatto un'ingiustizia? Puramente. Eh. Puramente. Come per dire, puramente sì, lo sappiamo, ma puramente noi non avevamo colpa. No? Sì, sì, chiaro. Vi fa piacere che questa notte, perché ormai è passata la mezzanotte, vi fa piacere che siamo qua, in questo luogo? Io. Allora, guardo, io, angoscia, ma il dito è su io. Quindi a te fa piacere? Io. Visto che è stato chiesto se... Cos'è successo? Ho sentito un sasso. Il ciocco più grosso l'ho sentito anch'io. Boh. Ti fa piacere che abbiamo acceso una candela? L'abbiamo fatto per voi. Come segnale di luce. Vi fa piacere? Copre. Copre, interessante. Copre Anche la se- verità. Copre, anche se dopo c'è soffio. Mm. Questa è una... Potrebbe voler dire coprire la verità, insabbiare, no? In qualche modo, mi ha fatto pensare questo. Ma la luce insabbia, la luce copre? E copre nel senso, con la luce confondi le acque, non vedi più quello che c'è stato. Fabi? Io sono molto confusa. Devo dire la verità, sono molto confusa, quindi è per questo che sto rimanendo in silenzio. Non è facile Non fare, è facile. fare domande quando... Sì, anche perché siamo andati subito sul diretto su un discorso comunque molto delicato. Una storia vera, Una La storia storia è vera. vera. Cioè, ricordiamoci cosa... Esatto. Noi però come dire, siamo in un posto che è vecchio, perché questo sasso è qua da quando? Da secoli. E noi è vero, abbiamo iniziato cercando Antonia, abbiamo cercato le streghe e ci sta, perché questa è una zona in cui sono state cacciate, anche se questa parola non mi piace, però se noi torniamo indietro nel tempo, qua c'è stato sicuramente altro, quindi magari si incastrano più risposte Sì. e magari noi andando solo a senso unico Esatto, vediamo solamente sì, alcune esatto. cose ed escludiamo le altre perché non rientrano nel nostro Brava, obiettivo, esatto. diciamo Questa così. è un'ottima osservazione Sì. perché ti fa Perché prendere in considerazione più rami. esatto, Strani, sì. E anche esatto. per questo che non si riesce poi anche a capire un Certo. attimino, c'è una risposta. Come può essere che sono semplicemente parole a caso? Perché non è che possiamo, Ovviamente, dobbiamo certo, per non forza hai dare una- un significato sì, a ogni sì, singola sì. parola. Non hai una certezza. Però assoluta. certe parole sono state particolari, perché Desideri mi è piaciuta tanto. Ok, allora abbiamo a che fare con qualche altra energia qua?
C'è qualcun l'energia altro qui? del bosco, l'energia di chi ha preceduto questo sasso, di chi è stato qui prima che succedesse questo avvenimento incredibile. Invece bevuto. Ti do, questa parola non la capisco, ti do un'altra possibilità. C'è qualcun altro qua con noi? Qualcun altro che vuole parlare con noi, che se la sente, che ha il coraggio di farlo? Timidezza. Interessante, timidezza. Timidezza. Sei timido? Non te la senti? Noi non facciamo nulla di male. Forse ci vedi con tante cose qua e ti possono spaventare, ma non fanno nulla di male. Prendi energia da questa candela. La candela forse la sai riconoscere. Il fuoco della luce. Te la senti di vincere la tua timidezza? Portale. Portale. Tanta roba, eh? Cosa ti sta venendo in mente? Tenendo in considerazione quello che ha detto prima Lara, cioè, prendiamo in considerazione anche quello che è successo prima, no? Noi pensiamo a quelle che venivano chiamate streghe, però prendiamo in considerazione anche quello che è successo prima. Sì. Questi potevano essere ritenuti da quei popoli che venivano qua a usarli come altari Prima? e O adorare tipo- magari Sì. portali di energia. Cioè, ci sta anche. visto che si parla di energia, di spiriti, Se cioè era credenze loro. se era considerato un luogo sacro, potrebbe essere anche considerato in quel modo, in qualche modo, forse un posto dove poter stare in contatto con le divinità. Con le divinità, Esatto. con gli spiriti, con Quindi magari proprio portale defunti. in questo senso, cioè nel senso qui, adesso non voglio dire una cosa assurda, prendete con le pinze quello che dico, come si va in chiesa per parlare con Dio, qui si veniva per avere il contatto con le divinità di un tempo. Esatto. È vero che Dio e per chi le divinità sono ovunque, però magari ci sono dei posti più preposti per concentrarsi, per trovare le energie giuste. Forse questo era uno di quei posti, in questo senso portale. Sì. È così? Sì. È così quello che... È giusto quello che stiamo dicendo? Tortura. E poi c'è chiese, che potrebbe voler dire chiese come luogo, ma chiese come chiedere. Ci sono i rumori di sottofondo, ma Sì, i rumori, c'è una deve festa esserci di paese da esatto. qualche parte. Io vorrei fare una domanda. Vai, tranquilla, devi. Torniamo un po'. Lo vuoi puoi usare dire... tu? No. Se ti può dire una strada per il... Non so spiegarlo. Per farci capire meglio quale strada Percorrere. prendere Per per capire. capire meglio cosa c'è qua. Come la puoi formulare? Come la puoi formulare? Ci puoi dare delle indicazioni? Ci puoi dare delle indicazioni su cosa cercare? Sì, Cosa dobbiamo cercare? Ci puoi aiutare a cercare quello che c'è qua? cacchio, che tocco. Aspetta, Raga, aspetta ed è caduta, c'è Sì, qua, c'è adesso, stato un botto tum. qua. Io non ho le cuffie perché mi stanno facendo un po' male le orecchie, ma Sì. ora. Ma anche prima. cosa dobbiamo aspettare? Non è il momento giusto? Trascinato. Sei tu che fai questi rumori? Sei tu che ti vuoi far sentire? Noi sentiamo tantissimi rumori. Minchia, Porca! ha suonato il REM pod. REM pod.
Sei qua vicino, trascinato. Trascinato. Aspetta. 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 Trascinato. È trascinato. Ti serve, lo puoi rifare per favore? Che sfiga, ero girato. Vabbè, l'abbiamo sentito. Sì, no, lo so, però... Sei qui? Cos'è stato? Cosa? si è Quello è stato sentito... tu? No, si è sentito un rumore forte. Ah sì, no, ok. quello. Il becco, il becco. Sì, Ah, sì, ok. sì, sì. Scusate, aspettate un secondo che lo mettiamo fuori servizio. Ok. Sì, scusate. Puoi rifare questo rumore? Puoi toccare ancora quello strumento? Porca vacca. Ci sei riuscito una volta, potresti farlo ancora. Sei riuscito a vincere la tua timidezza, la timidezza che ci dicevi prima. Cioè, farlo brillare in un bosco, ragazzi, è assurdo, eh? Cioè io già prima ero senza parole, adesso ancora di più. Ma Non ho saliva. quando suona ti lascia. Capito? No, sai qual è il fatto? Allora, noi facciamo sempre gli avvocati del diavolo. È pieno di animaletti, se qualche animaletto l'ha toccata l'antenna, però potrebbe essere, Non volevo dire una parolaccia. Facciamo l'avvocato del diavolo, sempre per essere coi piedi per terra, però Puoi rifarlo per favore? Ti va di parlare con noi? Dimmelo col libro, ti va di parlare con noi? Capace. ok. Capace. Quindi sei Ok, capace di sei parlare? Capace. Io volevo dire anche una roba. Vai. Non c'è un filo, bene o male non c'è vento praticamente. No, non c'è zero. vento. C'è la Candela c'è la accesa. candela che sbarella tantissimo comunque, ma tanto. C'è stato un momento che No, non c'è vento. andava, No, il vento zero. C'è un'umidità C'è devastante tanta qua. umidità, per carità, però non c'è così tanto vento da far muovere così una candela, però, No, infatti la candela, cioè non c'è vento proprio, zero. Guardate le piante, ragazzi, siamo in mezzo a un bosco, non si muove una foglia, quindi... Sei capace di parlare con noi, l'abbiamo capito e l'abbiamo sentito. Vuoi dirci qualcosa d'altro? Noi siamo venuti qua per ascoltarti, per sapere la tua storia. Dici qualcosa. Ciglia. Ciglia. Vuoi dirci chi sei? Dici chi sei. Levandosi, come prima leva. Sì, come prima scendete dal masso. Sembra quasi che gli diamo fastidio. Io sono rimasto un po' toccato continuo a pensare a quella chiave nel generatore di parole. E chiave nel chiave libro, tanta roba, C'è due parole con due strumenti diversi, diversi. stesse parole. Però è anche vero che, cioè, nel senso, le stiamo fermando tutte, cioè le stiamo pensando anche tutte, riguardante comunque questo posto, che cosa poteva essere, chi poteva venire. Parliamo del masso, del sasso. Il masso è la chiave. Chiave. Forse ha ragione esatto. Giovanni. Cioè, Che cos'è? qualsiasi cosa sia stato qui, il sasso è la chiave. Che cos'è il sasso? Questo masso enorme, che cos'è per te? E secondo me ha ragione Giovanni. Miro. Vabbè. Personale, mio padre si chiamava così, vabbè. Miro. Vabbè, questo... Potrebbe essere il tuo spirito guida. Te lo richiedo ancora. Mi viene da ridere, però vabbè. Sto ridendo, ma è una risata
cioè non di scherno, cioè assolutamente, figurati. proprio è una cosa che... Allora, te lo richiedo ancora, questo masso, questo enorme masso, che significato ha? Fresca. Sei stanco? Ci sono dei Sei momenti stanca? dove le risposte arrivano anche tra virgolette interessanti Sì, e momenti che non arriva è niente. confusionale. Sì. Ma come qualsiasi altro strumento, cioè se noi ci badiamo, qualsiasi altro strumento lo è. Il problema secondo me è che è confusa la cosa perché, come ha detto Giovanni effettivamente, secondo me questa è la chiave il sasso e quindi qui potrebbe essere passato di tutto. Esatto. Ci possono passare davanti il discorso delle streghe, il discorso di una energia elementale, qualsiasi cosa. Ma anche per dire i Celti che venivano a pregare Caspita. qua, piuttosto che... Più che altro perché tutti, anche noi, cioè tutti passavano di qua per lui. Esatto, per vedere. E quanti prima di noi ne sono Quanti passati? prima di noi. Migliaia. Ok, ci volete dire l'ultima cosa? Poi tra poco noi dobbiamo andare. Fateci sentire qualcosa ancora, fate ancora suonare quello strumento. Dicevi? Mi è venuto in mente un'altra roba. Vai. Ho fatto quello che avete appena detto. Potrebbe anche essere che tutte le risposte che comunque stiamo ricevendo sono un insieme di tutte quelle persone, Esatto. di tutte quelle Sì. energie che sono venute qua. È interessante. È quello che dicevo Forse anch'io. per questo Cioè, noi pensiamo che sia noi- un po' confusionato, sì. no? È quella che diceva prima Lara, è sì. vero. Cioè tutto Noi- un insieme noi- di Si energie, intersecano Sì, quello che risposte. diceva magari lei prima. sono Sì. le varie risposte di varie situazioni, Esatto. solo che noi siamo concentrate su una e le altre non le riusciamo a capire. Ci vuoi dire un'ultima cosa? Oh, Ehi, sentito ehi? C'è qualcuno qui? No, no? Ciao. qualcuno sta ascoltandoci? Può risponderci attraverso questo sistema? C'è una radiolina? Qualcuno è qui con noi? Sì, ho sentito sì. Subito dopo la domanda. Ma sei un uomo? È lontano. Sì. È strano però che si sia Mamma mia, che brutto suono. Diverso, sì. Mandali via. Mandali via? Ho capito, Ma mandali io penso- via. mandali. Io penso... Mandali, Io, mandali. io ho capito Angelo, pensa a te, Ah, vedi tu. proprio ho capito l'opposto. Però voce da donna, fino Sì. adesso ho sentito voce più maschile. Sì. Vieni, Vieni giù. Voce da donna. vieni giù e vieni. Ti diamo fastidio qua? Non vuoi comunicare con noi? Proviamo. Allora, prima Lara ha raccontato la storia di una ragazza, Antonia. Era qua che ascoltava Antonia? Ho sentito qualcosa ma... No, il volume è alto, è lontana la voce. Sì.
Yes. È già la seconda o terza volta che sento un hello e yes. Yes. Ci sta ascoltando qualcuno che non è italiano, che non parla la nostra lingua? This fa ancora però, Ci sono entità che non hanno vissuto nel nostro paese? Ma con chi abbiamo comunicato fino adesso? Ok. È di là, È di là? è di là. Ma ero di qua, adesso è di là. Tu cosa hai sentito? Non ci credo. L'ha riascoltato, ha detto chiavi. No, Sì, Io ce l'ho in testa. ha detto Io, chiavi. Ragazzi, è da risentire, Io ce l'ho in L'ha testa. ridetto? mi sa. Ancora l'ha detto, O ha sì. detto chiavi, detto chiare. Io ho sentito chiavi quando tu eri girata verso giù. Che cosa vuol dire la parola chiavi? L'abbiamo già sentita tante volte. È lei. È lei. Stavolta abbiamo capito lei. È lei. Lei è la chiave? E dov'è? Ci puoi mostrare dove? Un'indicazione? Secondo me è l'energia di questo posto. Sì. Cosa vuol dire chiave o chiavi? In mano, chiavi in mano. Cos'è la concessionaria? Concessionario. La concessionaria Mi del... è venuto così spontaneo, non ci ho pensato. Cosa vuol dire chiavi? Ci può essere più preciso o precisa? O che magari abbiamo la risposta davanti a noi e che non la vediamo? Esatto. E che non riusciamo a capire? O magari perché il sasso a questo punto, Ci puoi indicare dov'è la chiave? La pietra? Quella c'era. Ah, Sì. Le cose che abbiamo visto prima. Potrebbe essere la chiave? Con quel simbolo? Deve saperlo. Ah, nel cippo? Ma... cioè, le sto pensando di Oni. Non avevo pensato di chiederlo prima. Cos'è che abbiamo visto là? Che Lara si è fermata e anche Giovanni a guardare il simbolo. Che cosa abbiamo trovato giù di là? Lungo il sentiero. No, l'ho toccata io. L'ho toccata io. Mamma mia. Cosa significa quel simbolo? Io ho Quel sentito cerchio? torre. Torre, voce maschile. Forse l'ho detto ancora. Il cerchio e il triangolo vogliono dire qualcosa per te? Ripeti, richiedi? Quel simbolo su quel cippo, triangolo e cerchio e ovale, vogliono dire qualcosa? È quella la chiave? Sì o no?
parlano. Non parlano. Però ho sentito chiavi, io chiavi l'ho sentito. Ok. Ok, però io devo mettermi allora qua, non lo so perché. No, tranquillo. Mettiti dove ti senti più sicura, tranquilla. Guarda in alto che vedi la luce. Allora, siamo qui completamente al buio. Volete manifestarvi adesso? Magari diamo meno fastidio di prima? Abbiamo messo a terra degli strumenti. Uno è una piccola pallina e l'altro è una cosa Che se ti avvicini fa rumore, Esatto. non ti spaventare, è uno strumento apposta che ci fa capire che tu ci sei. esatto. Solamente quello, non fa del male, anche la pallina si illumina se ti avvicini. Puoi fare un rumore? Si sente sempre sta roba che sembra pioggia. Ragazzi, io non so se si sente nella telecamera, ma sembra che stia piovendo, ma non piove. Se tocco il sasso, ti dà fastidio? Potete fare un rumore? Che non siano rumori a noi riconoscibili? Per noi riconoscibili? Un rumore lontano. Sì, ho sentito anch'io. Lontano, lontano, ma si è sentito. Era verso di fronte a me, tipo. Eh sì. Puoi farci sentire il verso di un animale? Tutto bene, Fabiana? C'ho delle scossettine qua, No, sulla dico... tempia. Però per il resto sto bene. No, se hai paura accendi la luce. No, sono Ok. tranquilla. Strano, ma sono tranquilla. Potete farci sentire qualcosa che ci faccia capire che non siamo da soli?
tirate un sasso, un sassolino, qualcosa. O fate suonare quello strumento che c'è in basso, nero. Cioè se suona scappo. Io lo so tutto. Il tabacco. Allora? Possiamo sentirvi? O sentirti? Ostia, vabbè, non era niente di anormale, però abbiamo sentito tipo un urlo, ma era umano. Certo che è suggestivo, Mamma mia. Ho sospirato, se per caso. Beh, allora, Io starei qui fino a domani mattina, però. allora, se vogliamo fare un piccolo riassunto, io non la vedrei assolutamente come un nulla di fatto, per quello che mi riguarda. Certo è che non è stato niente di chiaro. No, ci sono tante domande, cioè non c'è stato nulla a parte il suono comunque E beh, che del- poi quello appunto tanta roba, Però in generale, ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che sicuramente, almeno io parlo per me, si sente che c'è un'energia comunque sì, di quello sì. tranquillità, di pace. Sì. Lara? Sì, io sto bene qua, si sta bene qua. È indubbio che ci sia un'energia che carica in qualche modo. Questo momento al buio mi è piaciuto tanto e risposte ce ne sono state. Beh, REM-pod, C'è ragazzi. stato, sì, Io vi invito a non assolutamente. dimenticarvi il REM-pod, c'è Sì, tanta però- roba, Però ritengo che ci sia forse quella timidezza che è uscita, la parola timidezza, ecco, forse è quello. Probabilmente non ci conoscono, probabilmente no, di siamo sicuro. i primi a venire qua in questo modo. E quindi se ci sono energie, se ci sono presenze, sono un po' titubanti e Diffidenti. probabilmente, esatto, Quasi non diffidenti, abituati. non abituate e hanno, mi viene da dire, ragione loro. Comunque il posto è bellissimo e dà veramente una pace, trasmette pace. Quello sì, di sicuro. quello Gio? sì. Allora, sono d'accordo con Lara, sono d'accordo con Fabiana, sono d'accordo con te per il REM-pod che in mezzo al bosco si è messo a suonare. Porca vacca. E per quanto riguarda le risposte, allora, secondo me qualcosa ci ha detto. Sì. Chiavi. La parola chiave, La chiave, ricordiamo che è uscita 3 volte. È uscita 3 volte, è uscita con il sistema del generatore di parole, con il libro rosso E con la Spirit. La chiave. Io sono convinto che la chiave Sia il masso. sia il masso, sia questo posto qua. E niente, anche a me dà tranquillità. C'è stato un piccolo periodo, diciamolo così, tra virgolette, che ero un po' in tensione. Quando eravamo ci qui, sta. Quando eravamo qua, Sì. Quando eravamo in questo punto qua. però posso dire che cioè, c'è dell'energia, ma non sto male, Non fastidioso, non no? è fastidioso, sto bene. no. Come ha detto Lara, ho visto, scusate, il K2, Sì, no, è la lucina, il K2. come ha detto Lara, stare qua anche tutta la notte, Sì, cioè no, questo è- posto qua è È magico. magico. È sì. magico, sì. Sì. Va bene, i saluti li riserviamo in macchina, giusto per salutare e per educazione lo facciamo dopo. Ok.
Allora ragazzi, come promesso tiriamo le somme anche da qui, ma più che altro volevamo salutarvi. Allora, inizio subito col dirvi che è stato un gran piacere stare con Giovanni e con Fabiana dei Feg Itinerantur, quindi iscrivetevi al loro canale perché sono splendidi. Detto ciò, è stata un'indagine particolarissima, come diceva Fabiana nella sua intro, cioè scusate, nella sua chiusura finale, non sappiamo se abbiamo beccato streghe, però abbiamo beccato tanta energia, e che può essere sicuramente di tutti i tipi, perché quel masso ha accolto tantissimi viandanti, no? Da quando esiste, per cui potremmo aver parlato con queste donne che volgarmente chiamate streghe, ma potremmo anche aver parlato con tante energie, no Lara? Sì, assolutamente sì, è un posto, è stato detto magico ed è Sì. vero, un posto quasi da fiaba, no? Sì. Però è assolutamente vero ed è carico di energia, di tanta energia, e mi viene da dire energia positiva. Sì, sì. Io personalmente sono stata bene, ero tranquilla, certo i timori dell'essere di notte al buio nel bosco, Vabbè, ovvio. ma quelli sono naturali. Ed è stata sicuramente una bellissima esperienza, sì, mi è piaciuta tanto. Fabi? Sì, io sono d'accordissimo, non voglio copiare le parole di Lara, ma le riprenderei tutte, ogni singola parola che ha detto la penso esattamente come lei. Ok, Gio, il nostro autista di questa sera, che dice? Allora, idem per me, energia buona, Sì. Molto buona. molto buona, sicuramente un posto molto antico, carico di storia, e i riscontri, per me ne abbiamo avuti, qualcosa c'è Sì, stato. sì. Sicuramente sì. Con qualcuno abbiamo comunicato, non abbiamo Sì. capito bene con chi, però con qualcosa. Ricordiamo sì. quella parola timidezza, probabilmente non È vero. non era, non che non fosse pronto a parlare, però aveva un po' di timore, e c'è da capire perché non ci conosceva, non sapevamo chi eravamo, non sapeva chi eravamo, e quindi ci sta tutta. Bene, allora questo è il quanto, ragazzi. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un like, fate la stessa cosa con i Feg, perché meritano, ripeto, non hanno una sviolinata, ma sono veramente bravissimi. Grazie. Alla prossima, ciao. 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 Ciao.